Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cefazolina GIT SF Group SRL. Ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cos'ha Cefazolina GIT? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cefazolina GIT durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cefazolina GIT? Cefazolina GIT è un farmaco a base del principio attivo cefazolina sodica, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di prima generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Cefazolina GIT può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Cefazolina GIT immunoflacone di polvere 1G+1 fiala 4 ml Solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: cefazolina sodica. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: la cefazolina è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili come infezioni del tratto respiratorio, infezioni del tratto genito-urinario, infezioni della pelle e dei tessuti molli, infezioni delle vie biliari, infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie, endocarditi. Profilassi perioperatoria: la somministrazione di cefazolina a scopo profilattico prima, durante e dopo l'intervento chirurgico può ridurre l'incidenza di alcune infezioni post-chirurgiche, sia in pazienti sottoposti ad interventi a rischio di potenziale contaminazione batterica, sia in pazienti sottoposti ad interventi in cui l'infezione potrebbe costituire un grave rischio, vedi a Eurosposologia e modo di somministrazione a Euro-S. Posologia: leggere attentamente le istruzioni per l'uso. 6 adulti. Il dosaggio usuale di cefazolina è di 1,3 g/die, da suddividere in 2-3 somministrazioni uguali a seconda del tipo e della gravità dell'infezione, come riportato nella seguente tabella. Dosaggio negli adulti. Tipo di infezione. Dose. Frequenza. Polmonite pneumococcica 500 mg ogni 12 ore. Infezioni lievi causate da ceppi sensibili di cocchi gram positivi 500 mg ogni 8 ore. Infezioni acute e non complicate del tratto urinario 1 g ogni 12 ore. Infezioni da moderate a gravi 0,5-1 g ogni 6-8 ore. Infezioni molto gravi, con pericolo di vita. Esempio: endocarditi e setticemie 1,5 g ogni 6 ore. In casi eccezionali sono state utilizzate dosi di cefazolina fino a 12 g/die. Bambini. Il dosaggio totale giornaliero è di 25-50 mg/kg di peso corporeo, da suddividere in 3-4 somministrazioni uguali. Ciò risulta efficace nel trattamento della maggior parte delle infezioni lievi o moderatamente gravi. Il dosaggio totale giornaliero può essere aumentato fino a 100 mg/kg di peso corporeo nelle infezioni gravi. Non essendo nota la sicurezza di impiego nei prematuri e nei neonati di età inferiore a 1 mese, non si raccomanda la somministrazione di cefazolina in questi pazienti. Aggiustamento della posologia in pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale le dosi vanno opportunamente ridotte in funzione del grado di compromissione renale, come riportato nella seguente tabella. Dosaggio nell'insufficienza renale. INSUF. Renale. Clearance creatinina, ml/min. Creatininemia, mg%. Dosaggio. Intervallo di SOM. Adulti. Lieve. A 0,55 a 0,1,5. Dosi piene. 6-8 H. Moderata. 35-54 1,6-3,0. Dosi piene. A 0,8 H. Marcata. 11-34 3,1,4,5. 50% dose. 12 H. Grave. A 0,10 a 0,4,6. 50% dose. 18-24 H. Bambini. Live moderata. 40-70 60% dose. 12 H. Moderata. 20-39 25% dose. 12 H. Grave. 5-19 10% dose. 24 H. NB.
Nelle infezioni di particolare gravità si consiglia una dose di carico appropriata prima di procedere alla riduzione dei dosaggi come sopra riportato. Uso nella profilassi perioperatoria per prevenire le infezioni post-chirurgiche in interventi a rischio di potenziale contaminazione batterica. Il dosaggio raccomandato a 1 GeV/UIM somministrato da 30 a 60 minuti prima dell'intervento. Per interventi lunghi, esempio 2 ore o più a 0,5-1 GeV/UIM durante l'intervento, da modificare in accordo con la durata dell'operazione. 0,5-1 GeV/UIM ogni 6-8 ore per 24 ore dopo l'operazione. È importante che la dose iniziale venga somministrata da mezz'ora ad un'ora prima dell'inizio dell'intervento per garantire adeguati livelli ematici e tissutali dell'antibiotico al momento dell'incisione. Se è molto probabile l'esposizione ad agenti patogeni, la cefazolina venga somministrata ad intervalli regolari durante l'intervento per garantire livelli ematici costanti. L'impiego di cefazolina a scopo profilattico termini entro 24 ore dalla fine dell'intervento. Negli interventi chirurgici dove il prodursi dell'infezione può risultare particolarmente devastante, esempio operazioni a cuore aperto, impianti di artroprotesi, la profilassi con cefazolina possa continuare per 3-5 giorni dopo l'intervento. Controindicazioni. La cefazolina è controindicata nei pazienti che abbiano manifestato in precedenza allergia alle cefalosporine o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico, come penicilline e altri antibiotici beta-lattamici. La fiala solvente annessa alla confezione contiene lidocaina, pertanto il prodotto è controindicato in caso di ipersensibilità alla lidocaina e agli anestetici locali di tipo amidico. Controindicato nei prematuri e nei neonati al di sotto di 1 mese. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima di iniziare la terapia con cefazolina Germed, occorre accertare che il paziente non abbia avuto in precedenza reazioni di ipersensibilità verso la cefazolina, cefalosporine, penicillina, altri antibiotici beta-lattamici o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La concomitante somministrazione di probenecid può ridurre l'escrezione renale delle cefalosporine, i cui livelli ematici risulterebbero perciò aumentati e persisterebbero più a lungo. Una reazione falsamente positiva per la glicosuria, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere cefazolina GIT insieme ad altri farmaci come Eurosaluneb, compresse rivestite a euro, Aeroslobidur, compresse rivestite a euro, Aeroslobivona euro, Aerosnebicarda euro, Aerosnebiloxa euro, Aerosnebiscona euro, Aerosnebivulolo abca euro, Aerosnebivulolo altera euro, Aerosnebivulolo aurobindo italia euro, Aerosnebivulolo duca euro, Aerosnebivulolo ega euro, Aerosnebivulolo idroclorotiazide accorda euro, Aerosnebivulolo idroclorotiazide doc generica euro, Aerosnebivulolo idroclorotiazide ega euro, Aerosnebivulolo idroclorotiazide milana euro, Aerosnebivulolo idroclorotiazide sandoza euro, Aerosnebivulolo idroclorotiazide teva italia euro, Aerosnebivulolo crca euro, Aerosnebivulolo milan italia euro, Aerosnebivulolo pensa euro, Aerosnebivulolo sandoza euro, Aerosnebivulolo suna euro, Aerosnebivulolo tecnicina euro, Aerosnebivulolo teva italia euro, Aerosnebivulolo zentiva euro, Aerosnobistara euro, Aerosnovixide, compresse rivestite a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere cefazolina GIT durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cefazolina GIT durante la gravidanza e l'allattamento? Non esistono studi adeguati e ben controllati effettuati su donne gravide per cui questo farmaco, durante la gravidanza, dovrebbe essere usato solo in casi di effettiva necessità. La somministrazione di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono descritti effetti sulla capacità di guidare o sull'uso di macchine. Effetti indesiderati. Reazioni di ipersensibilità, orticaria, prurito, eruzioni cutanee, maculopapulari, eritematose o morbilliformi, febbre e brividi, reazioni simili malattia da siero, febbre, orticaria, artralgia, edema e linfodenopatia, eosinofilia, artralgia, edema, eritema. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. Segni e sintomi di tossicità per sovradosaggio di cefazolina possono includere dolore, infiammazione e flebite nel sito di iniezione, senso di mancamento, parestesie, cefalea.
Il sovradosaggio con alcune cefalosporine può scatenare convulsioni, particolarmente in pazienti con insufficienza renale nei quali può verificarsi un accumulo del farmaco. Alterazioni dei parametri di laboratorio. Aumento della creatininemia, dell'azotemia, degli enzimi epatici e della bilirubina, positività al test di Coombs, trombocitosi, trombocitopenia, eosinofilia, leucopenia ed allungamento del tempo di protrombina. Trattamento. Nel trattamento del sovradosaggio, considerare sempre la possibilità che possa trattarsi di sovradosaggi multipli, di interazione tra farmaci o di una particolare farmacocinetica nel paziente. Se insorgono convulsioni, interrompere immediatamente la somministrazione del farmaco e, se clinicamente indicato, effettuare una terapia anticonvulsivante. Garantire la pervietà delle vie aeree del paziente e sostenere la ventilazione e la perfusione. Monitorare attentamente e mantenere, entro limiti accettabili, i segni vitali del paziente, l'emogasanalisi, gli elettroliti sierici e K-euro. In casi di grave sovradosaggio, specialmente nel paziente con insufficienza renale, può essere utile l'impiego combinato dell'emodialisi e dell'emoperfusione, dopo il fallimento di terapie PA conservative. Non esistono, comunque, dati certi a supporto dell'efficacia di tale approccio terapeutico. Proprietà farmacodinamiche. Test in vitro hanno dimostrato che l'azione battericida della cefazolina si esplica, come per altre cefalosporine, mediante inibizione della sintesi della parete cellulare. La cefazolina attiva sia in vitro. Proprietà farmacocinetiche. La seguente tabella illustra i livelli di concentrazione sierica che si ottengono dopo somministrazione intramuscolare di 500 mg e di 1 g di cefazolina. Concentrazioni sieriche dopo somministrazione intramuscolare. Dati preclinici di sicurezza. Non sono stati effettuati studi a lungo termine negli animali per determinare i potenziali effetti mutageni o cancerogenetici della cefazolina. Studi sulle capacità riproduttive sono stati effettuati sui ratti A, elenco degli eccipienti, fiala solvente, lidocaina cloridrato, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cefazolina gita base di cefazolina sodica sono Cefazil, cefazolina K24 Pharmaceuticals, cefazolina Pharmacare, cefazolina Teva, Nefazol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.